Hardcore, William Burroughs, mistica libertaria, William Blake, musica, poeti, filosofia, un'unione alchemica che contropotere sintetizzano in È arrivato a Puck. 6 tracce, pubblicate nel 1986, 6 tracce che sono la rabbia dell'hardcore, la poetica controcorrente di Burroughs, l'approccio spirituale che mira all'emancipazione dell'uomo, la mitologia di William Blake, una mitologia inventata nei personaggi, ma che prende spunto negli archetipi inconsci presenti in ognuno di noi, come Urizen, la personificazione delle leggi, delle convenzioni e di tutte quelle sovrastrutture culturali, sociali e politiche che non lasciano libertà di vita e di espressione. Un'ombra di orrore, nata nell'eterno, non prolifera, allontanante tutto, quale demone ha partorito questo convenevole mondo, questo niente, che fa tremare l'anima, terra bruciata, sotto di noi! Nudo sconosciuto, rinchiuso nel profondo, nel fiamme nell'eterno, di crudo caos, un'ombra riflessa, contemplante se stessa, continui mutamenti, è la tua terra bruciata, sotto di noi! Nella mitologia precolombiana, Apuk è il dio Maya della morte. La rappresentazione iconografica lo vede scarnificato, putrido, in decomposizione, spesso raffigurato con un teschio al posto della testa. Si accompagna con alcuni sonagli che usa come ornamento. I contropotere lo prendono a modello, non come simbolo di pura morte, ma per quello che la morte comporta, una trasformazione. La trasformazione del corpo, dello spirito, un continuo divenire che spezza catene e forgia potere. Il potere di essere liberi, il potere di non indietreggiare. When you turn off the lights and you really go down and you fall off the pillow, learn your mind when you're down. Please don't care. People, let's fly. People, let's fly. System above now. People from the system. No to power, no to war, no police, no fascism. Le sovrastrutture sociali ed economiche hanno da sempre creato modelli a cui guardare, con un'aspirazione che va al di là di quelli che sono i bisogni reali. Falsi traguardi da raggiungere, emblemi di un materialismo consumista, solo usa e getta, pronti solo a preparare la prossima ambizione a cui protendersi, a cui prostrarsi. Bisogni imposti, bisogni creati ad hoc dalla cultura di massa
per dare ossigeno ad un'economia di mercato che è ripiegata solo su se stessa, dove il superfluo prende il posto delle reali necessità personali, accompagnati da un grande fratello economico verso il nostro destino, quello di essere chiusi in gabbia. Tutti chiusi nella gabbia, tutti adepti al potere, organizzati tutti i modi, soli solo di se stessi, veramente più lamentati, devi essere cerebrale, un movimento intensivo. Devi seguire la morale, devi avere senso di colpa, completamente organizzati, comprende quelli stanno desiderando, insurrezioni, costruendo, distruggendo. Sogni e bisogni, un binomio semplice che spesso accompagna semplici messaggi comunicativi che più delle volte sono rivolti anche ai bambini. Potrebbe essere considerato un binomio archetipo legato alla natura più primitiva del nostro essere, l'inconscio del sogno e il conscio del bisogno. Ma cosa accade se sogni e bisogni sono assoggettati a logiche estranee all'indole umana? Cosa accade se il sogno è pilotato e se il bisogno viene indirizzato? Si diventa soggetti di consumo, merce sacrificale sull'altare del profitto. L'aspirazione al divino, la continua ricerca di un elemento sovrannaturale capace di spiegare, indirizzare e finalizzare il percorso umano. Il bisogno dell'animo di doversi aggrappare a qualcosa. E in questo caso la religione diventa un appiglio di massa per distruggere quelli come me. Ci si aggrappa ad una religione che non prevede un dissenso spirituale, ma una fedeltà assoluta, un assolutismo coercitivo nei confronti di chi ha un indirizzo spirituale diverso dal loro. Ed allora si scende in un campo di battaglia, dove tutti devono scegliere dove schierarsi, tra demoni e dei.
Le guerre. Le guerre sono sempre guerre di significati ed il più importante è sempre il significato che si attribuisce alla vita umana. La continua volontà di sopraffare i dissensi, di accaparrarsi ipotetici spazi vitali e di sussistenza, ha sempre portato l'uomo alla guerra, dove il significato ed il valore della vita umana non è in secondo piano, ma è solo un parametro opzionale, insignificante all'interno della logica militare e politica. Condotti alla morte. Dalla notte dei tempi, il traguardo della guerra è sempre la morte. Dalla notte dei tempi a condurre alla morte è sempre stato un leader con l'indice sporco di sangue. E intanto continuano a morire. War, please no war. War, no war. L'indice sporco di sangue. Indici dove andare. L'indice sporco di sangue. Che vince ad ammazzare. L'indice sporco di sangue. Ti indichi come il male. E tu non uccidere più. Here we are, the devil and you are inside. Recensire non è mai facile. Recensire significa essere oggettivi nell'analisi e nella valutazione di quello che si ascolta. Per essere oggettivo non devi avere coinvolgimenti emozionali con quello di cui stai trattando. Non devi averlo ascoltato per ore, per giorni. Non devi averlo preso come spunto per suonare lo stesso genere. E cosa più importante, non devi, per una parte significativa della tua vita, aver condiviso le stesse idee, la stessa critica al sistema. Per questi motivi, io non ho recensito È arrivato a Puck. Non l'ho recensito perché mi sono solo lasciato trasportare da un ascolto che mancava da troppi anni. Questo disco è stato un punto di partenza per molti come me che in una cantina ammuffita e umida hanno mosso i primi passi suonando uno strumento. Per questo motivo mi piace dire che non è arrivato a Puck, ma tutti siamo partiti da